Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2023. Ok, amici dei pesci, viaggi in vista. C'è il carro, parla di spostamenti, sia fisici, quindi appunto viaggi, o magari sono anche spostamenti di idee, quindi ci si muove da un'idea all'altra, ci si muove da un progetto all'altro, da una situazione ad un'altra. Normalmente quando c'è il carro è anche il prendere una scelta, effettuare una scelta con successo, ok? Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega il corso intermedio di tarocchi che inizierà a maggio e trovate anche il link al video che parla di tutto quello che è la sezione degli abbonamenti. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, iniziamo con un fante di denari, ragazzi. Abbiamo un 4 di bastoni al contrario, un 3 di coppe, la carta dell'eremita, un asso di bastoni, il mago e il 3 di denari. Devo dire che con questo fante di denari potrebbe essere una persona, un figlio per qualcuno, magari è una nuova conoscenza per qualcun altro o un collega. Adesso dipende sempre dal tipo di realtà che ognuno vive, però ho come la sensazione che ci sia l'inizio di qualche cosa con questo fante di denari. Per molti potrebbe anche essere magari un nuovo percorso di studi, eh. Diciamo che questo 4 di bastoni avrei preferito fosse girato a testa in su, ma può anche voler dire che semplicemente non vi sentiate nella prima parte di maggio di prendere particolari accordi o compromessi con qualcuno. E vi dico questo perché abbiamo anche un 3 di coppe, che è una carta che parla di amicizie, è una carta che parla di festeggiamenti. Sento che è anche una carta che parla di libertà, di gioia, di felicità. Ho come la sensazione che abbiate bisogno e voglia di essere un po' leggeri, per quello che probabilmente il 4 di bastoni è al contrario, come se non ci fosse la voglia di scendere a compromessi o di per qualcuno proprio stipulare un contratto, perché il 4 di bastoni è la carta dei contratti. Però è anche vero che avete l'eremita in centro lettura, quindi ad un certo punto è come se ci fosse qualche cosa che blocca il vostro percorso solitario, mi verrebbe da dire. L'eremita in realtà è una carta che ha tutte le possibilità per intraprendere questo viaggio da solo, ma è un po' come se non si volesse intraprendere questo viaggio da soli, è un po' come se ci fosse bisogno anche di un gruppetto, di un gruppo di amici. Terminiamo poi con un asso di bastoni, il mago e il 3 di denari. Andiamo poi a vedere nel dettaglio direttamente con i mini tarocchi queste carte. Adesso andiamo al fante di coppe. Mm. Imperatrice, re di spade al contrario e matto. Allora, l'imperatrice parla di nuovi progetti, parla di prosperità, parla di espansione, anche di maternità. Però ho come la sensazione che avendo questo re di spade al contrario e anche il matto al contrario, ho come la sensazione che questo nuovo inizio sia stato un po' impulsivo. Diciamo, questo progetto, che sia un percorso di studi, che sia, non lo so, magari per qualcuno la volontà di diventare genitori, per qualcun altro appunto potrebbe semplicemente essere una nuova relazione, però ho come la sensazione che qualcuno qui si sia un po' troppo avventato. Andiamo a vedere
il 4 di bastoni, stella al contrario, 10 di denari al contrario e cavaliere di denari al contrario. Allora ragazzi, se fosse una situazione lavorativa, per qualcuno è vero che non ci sono fino ad adesso carte di rottura, come la giustizia al contrario, come l'asso di spade o la morte, però abbiamo queste due carte che, cioè, ho come la sensazione che o rifiuterete un contratto, se per esempio questo nuovo inizio potrebbe essere un nuovo lavoro, dove potenzialmente potrebbero esserci delle prospettive di crescita, ho come la sensazione che arriverete a non accettare quel tipo di contratto perché non vi darà il giusto valore. E per qualcuno è il vostro ambiente familiare che non vi dà il giusto valore, che non si prende impegni con voi. Fatemi sapere, e può essere la figura paterna, però fatemelo sapere poi nei commenti. È come se ci fosse qualche cosa da parte del padre, come se non vi dessero il benestare per qualcosa. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Amanti al contrario e poi la ruota della fortuna al contrario che adesso recupero perché mi è volata lontanissima. Allora, può parlare di scarso amor proprio, può parlare di una scelta che non vuol essere fatta, di qualche cosa che non vuole cambiare, ho come la sensazione che siate ancorati ad una realtà. Ho come l'idea che qui non vogliate scendere a compromessi perché state meglio da soli. Cioè, voi avete voglia di divertirvi, avete voglia di girare il mondo, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'eremita. Sette di pentacoli e 5 di spade. Allora, se per caso ragazzi vi sentite un po' soli nel vostro progetto, isolati, poco valutati o non valutati come dovreste, non vi fate prendere dal panico, ok? Ma le carte qua vi dicono prendete tempo, aspettate, perché potrebbero esserci delle questioni ancora da regolarizzare. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Forse sono un po' troppi, andiamo a curiosare. Carro un'altra volta. Asso di coppe, carro, 10 di coppe al contrario, regina di bastoni, forza e fante di bastoni. Credo che nella seconda parte di maggio, ragazzi, sarà quando vi muoverete, quando effettivamente farete questa scelta, quando prenderete il coraggio a due mani per andare verso la vostra strada. E difatti poi abbiamo il mago. Andiamo a vedere questo mago. Sì, perché qui è proprio come un ok, indipendentemente dall'appoggio del gruppo, che sia familiare o che so io, c'è la regina di bastoni, quindi c'è qualcuno che sa come gestire il proprio potere, sa come usare la propria femminilità e la dolcezza per ottenere quello che vuole. Femminilità nel caso siate donne, però intendo proprio la dolcezza, non la sensualità, ok? Perché in effetti la morte viene, scusate, la forza viene rappresentata come una fanciulla che apre le fauci di un leone, quindi è un po' come dire che la forza della dolcezza, ok, può dominare l'istinto animale. Andiamo a vedere il mago. Temperanza al contrario, 10 di bastoni, un altro asso ragazzi, asso di denari e 4 di coppe.
Allora, qui quello che sento è che dovete lavorare sulla legge di manifestazione, perché comunque le potenzialità per un nuovo inizio d'oro, mi verrebbe da dire, ci sono. Il punto è che avendo queste due carte è come se con la carta della temperanza al contrario c'è bisogno di ritrovare una sorta di equilibrio. C'è bisogno di... è proprio una carta di guarigione, come se aveste bisogno di guarire qualche cosa. E considerato che abbiamo anche un 10 di bastoni, qui c'è l'aspettativa di probabilmente qualcuno intorno a voi che dovete lasciarvi indietro. Cioè, quando voi agite, agite per soddisfare le aspettative degli altri o perché realmente è quello che volete voi? Perché qui mi pare che, nonostante tutto, non siate comunque, diciamo, valutati come dovreste o pagati come dovreste. Andiamo a vedere il 3 di denari. 3 di denari nuovamente, fante di pentacoli e 7 di bastoni. Mm. Allora ragazzi, qui ho la sensazione che le carte vi dicano di cambiare collaboratori, nel caso fosse una situazione lavorativa. Nel caso fosse una situazione di amicizie, potrebbe anche voler dire muovervi dal vostro normale circolo di amicizie. Perché comunque, qualsiasi sia la vostra realtà, qui c'è una sorta di svalutazione, come se si fosse iniziato qualcosa solo per provare agli altri che, però in realtà è come se non servisse, perché gli altri comunque non vi valutano. Di conseguenza da qui in avanti dovete decidere che cosa fare, se rimanere lì in quella situazione dove non siete valutati, ok? O se semplicemente prendere il coraggio a due mani, qui abbiamo la forza che parla anche di coraggio, e iniziare a manifestare una vostra nuova realtà. Cercare anche collaboratori diversi che vi possano apprezzare di più. E un'altra cosa che vi posso dire è che ho la sensazione che vi dicano di non scendere più a compromessi. Con questo fante di coppa al contrario è come un come vi posso dire? Non fate e non fidatevi delle promesse. Tutto nero su bianco, le cose a voce vanno e vengono. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere, poi andiamo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. È proprio quello di cui stavamo parlando prima. Il fatto di aver bisogno di un riconoscimento dall'esterno oppure il fatto di impegnarsi in qualche cosa dove comunque, cioè se uno non viene visto nell'ambiente in cui è e vuole essere visto, si cambia ambiente, ok? È inutile rimanere dove non ci apprezzano perché non ci causa solo sofferenza. Però ecco, chiedetevi perché siete nella necessità di dimostrare quello che volete dimostrare. Di chi è l'aspettativa? Mi verrebbe anche da dire, ma ve lo dico perché ehm, c'è questo 10 di bastoni, ok? Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce. 2. Wow, libertà, che era quello che sentivo qui all'inizio. Mi dice, segui il tuo cuore e nutri la tua anima con amore e libertà di crescere. Sì, tanti vincoli qui, non vi sentite apprezzati. E poi abbiamo la carta della saggezza e vi dice, vedi i tuoi avversari come opportunità per espandere la tua luce spirituale. Qui avevate la carta della temperanza, ragazzi, è quello. Accrescete il vostro lato di luce e vedrete che anche gli altri lo vedono. È una carta che parla di saggezza, eh?
quindi è un po' come se vi dicessero cercate di essere saggi. E rimetto gli occhi qui sulla forza, perché molte volte più che imporsi, è come il proverbio che si dice che attira di più le mosche un vaso di miele che un'altra cosa che non mi ricordo, non me lo ricordo il proverbio. Comunque, sta di fatto che ragazzi, con la dolcezza si riesce ad ottenere molto di più che con l'arroganza. Questo è un po' il succo. Bene, amici dei pesci, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con una condivisione, con un commento. Ogni tipo di supporto per me è importante. Se poi volete potete anche contribuire attraverso una donazione o l'abbonamento al canale. Ripeto, per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, avete un video sotto che spiega di che cosa trattano i video in esclusiva per gli abbonati. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!